Bentornati in soffitta, amici e amiche affezionati. Qui, dove il tempo si ferma e i ricordi più vivaci degli anni 70, 80 e 90 tornano a brillare sotto la polvere dorata del vintage. Se è la prima volta che ci ascoltate, questo è il momento perfetto per rimediare. Iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella e preparatevi a un viaggio nel cuore pulsante dello spettacolo di una volta. Oggi si parla di una figura esplosiva che ha infiammato la TV italiana tra musica, show, passerelle e copertine patinate. Siete pronti? Perché oggi vi curiamo noi. La protagonista della puntata è Angela Cavagna, la donna che ha trasformato il camice bianco in uno strumento di irresistibile fascino. Classe 1966, nata a Genova, Angela non è stata solo un volto da televisione, è stata un fenomeno, una vera e propria meteora luminosa nel firmamento della cultura pop italiana tra fine anni 80 e primi anni 90. Ma partiamo dall'inizio, perché il camice in realtà arriva molto dopo. Angela muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo attraverso la danza classica. Non una passione estemporanea, ma una vera formazione da professionista. Studia alla Scala di Milano, poi a Monte Carlo, dove si diploma all'Accademia Grace Kelly. E già qui uno potrebbe dire «Ehi, ma questa ha la stoffa!» Altro che. Negli anni 80 inizia a comparire in TV come ballerina. Fa da supporto persino a Sabrina Salerno durante i suoi concerti live. Due vere colonne portanti delle curve Made in Italy. Ma è nel 1990 che Angela conquista il grande pubblico ed entra nella leggenda della televisione italiana. Come? Indossando un camice da infermiera molto particolare. La svolta arriva con Striscia la notizia, il celebre telegiornale satirico di Antonio Ricci. Angela arriva nel programma per interpretare il ruolo dell'infermiera fuori dall'ordinario. Camice corto, sguardo vispo, battutine taglienti e un incedere che non si dimentica facilmente. Il pubblico la adora. Ogni sera, accanto ai conduttori, dispensava sorrisi e cure molto originali. Il successo è tale che il personaggio diventa iconico. Ma attenzione, proprio questo ruolo scatena anche qualche polemica. Medici e infermieri veri si sentono offesi dal modo in cui la professione viene rappresentata. Le arrivano perfino urla pubbliche e minacce di denuncia. Ma Angela, con la sua consueta leggerezza, risponde «Io non prendo in giro nessuno, è solo satira». E va avanti, imperterrita. La sua immagine diventa sempre più diffusa, non solo in TV, ma anche nel mondo della musica. Sulla scia del successo incide infatti diversi singoli dance pop, Dynamite, Easy Life e il mitico Io vi curo, titolo che gioca proprio sul personaggio televisivo. Il suo album Sex is Moving, Ops, diciamo il suo disco più ballato dell'epoca, esce nel 1990 e viene apprezzato persino all'estero, tra Spagna, Olanda e Germania. Ma il vero trionfo? Le copertine. Angela diventa un volto immancabile nelle edicole italiane. Playboy, Penthouse, Playman, Excelsior, tutte le principali riviste dedicate alla bellezza femminile la vogliono. E non solo in Italia, è apparsa anche sulla copertina di Playboy Olanda, un vero simbolo della stampa patinata a cavallo tra gli anni 80 e 90. Le sue forme, la sua pelle dorata, il suo sguardo deciso ma un po' furbetto. Angela incarna l'immaginario di un'epoca dove il fascino passava anche per una dose abbondante di ironia. E qui arriva una delle chicche più incredibili. Mentre posa per scatti audaci e copertine infuocate, Angela rilascia interviste in cui dichiara di essere ancora illibata. Sì, proprio così. La soubrette che faceva sognare mezza Italia diceva con disinvoltura di non aver mai avuto un fidanzato vero. Il contrasto tra immagine pubblica e dichiarazioni private alimenta un vero caso mediatico. Alcuni ci credono, altri ironizzano, ma lei resta fedele alla propria linea. Bella, libera e imprevedibile. E come se non bastasse, Angela debutta anche al cinema. Nel 1996 è la protagonista del film Chiavi in mano, una commedia ambientata nel Medioevo, in cui interpreta, attenzione al nome, Genuflessa. Un film tra il comico e il grottesco, dove le atmosfere storiche fanno da sfondo a battute colorite e situazioni esagerate. Il film non è certo da Oscar, ma è una perla del B-movie tricolore da riscoprire, con una Angela Cavagna scatenata e piena di brio. Ma il successo, si sa, porta anche un po' di tensioni, e le rivalità non mancano. Memorabile quella con Sabrina Salerno, definita dalla stampa la guerra dei seni. Le due si scambiano frecciatine sui rispettivi fisici, con Angela che insinua che l'ex collega si fosse fatta aiutare dalla chirurgia.
Sabrina si difende, arriva la querela e per settimane i giornali ne parlano. Uno dei duelli pop più chiacchierati degli anni 90 a colpi di scollature e perizie mediche. In quel periodo Angela viene anche etichettata come il lato prorompente della destra, in contrapposizione ad Alba Parietti, considerata invece il volto progressista della TV. Lei ammette senza problemi le sue simpatie politiche, anche se questo le complica la vita in alcuni ambienti, come la Rai. Ma Angela non è mai stata una che si tirava indietro. Dietro le quinte, la sua vita sentimentale è altrettanto vivace. Per anni è stata legata a Orlando Portento, suo compagno e manager. Un amore lungo, sfociato anche nel matrimonio, ma finito con un burrascoso divorzio e con il famoso caso del microonde rubato, diventato un tormentone televisivo. Angela però non si è mai lasciata abbattere. Ha sempre risposto col sorriso e una battuta pronta. Negli anni 2000 si prende una pausa dal mondo dello spettacolo. Ma non sparisce. Partecipa al reality La Fattoria, fa l'inviata per Uno Mattina e poi svolta totale. Si trasferisce a Tenerife con il suo nuovo compagno e apre un'azienda agricola, avete capito bene. La regina delle notti televisive italiane diventa coltivatrice di frutta alle Canarie. Una trasformazione radicale, ma in pieno stile Cavagna, sempre fuori dagli schemi. E oggi? Oggi Angela continua a vivere a Tenerife, lontano dal clamore mediatico, ma ogni tanto regala qualche scatto sui social che ci ricorda chi è stata e chi è ancora. A oltre 55 anni suonati, si mostra in splendida forma, libera e solare come sempre. Qualche anno fa ha pubblicato una foto in cui prende il sole come mamma l'ha fatta e sotto ha scritto 100% naturale al 110%. Difficile darle torto. Angela Cavagna è stata molto più di un volto della TV. È stata un'icona di libertà, vitalità e provocazione intelligente. Una donna che ha saputo divertirsi e far divertire, restando sempre fedele a se stessa. E qui, nella Soffitta e Pippo, queste storie ci piacciono da matti. Se questa puntata vi ha fatto sorridere, sospirare o tornare con la mente a un'epoca in cui la TV era un po' più audace e leggera, lasciate un like, iscrivetevi al canale e scriveteci nei commenti quale altra protagonista volete riscoprire con noi. Magari una collega di Angela o qualche altra bomba di simpatia e carisma degli anni d'oro? Fatecelo sapere. Ci vediamo presto, sempre qui, nella vostra soffitta preferita, dove il fascino non passa mai di moda.